Ok, siamo in vacanza perché è agosto, quindi ci stiamo rilassando, ci stiamo riposando e dobbiamo tornare carichi a settembre, perché lo sappiamo bene che a settembre inizia l'anno nuovo. In questo video voglio darti 2 consigli, dei quali ti ho parlato per carità abbondantemente sul mio canale, ma sono 2 consigli che se finalmente deciderai di metterli in atto, i tuoi podcast audio o video, i tuoi video su YouTube, riceveranno un miglioramento pazzesco. Come ti raccontavo nell'introduzione, in questo video non ti racconto nulla di nuovo, se non darti 2 consigli e provare ad approfondirli un pochino per farti migliorare i tuoi podcast a settembre. Podcast audio, video oppure video su YouTube. Io potrei parlare in generale di content creation, no? di contenuti. Perché ad agosto? Perché questo video ad agosto? Perché ad agosto siamo tutti un po' più liberi, anche se abbiamo soltanto una settimana di relax. Certo, andiamo al mare, andiamo in montagna, ci rilassiamo, ci riposiamo, quello che ti pare, però anche una mezz'ora, un'ora per sistemare la stanza nella quale registriamo, secondo me, sarebbe utile trovarla. Piuttosto che comprare strumenti nuovi, perché sai, spesso c'è questo falso mito che se compri un microfono nuovo i tuoi podcast saranno migliori, i tuoi video saranno migliori. Questo vale per qualsiasi cosa, dalla fotocamera al registratore digitale, la scheda audio, il microfono, quello che ti pare, ok? Diciamo che il microfono è la cosa più economica rispetto a una fotocamera, che le persone cambiano più spesso. Quindi il senso qual è? Piuttosto che comprare nuova strumentazione, fermati e fai queste 2 cose che ti sto per consigliare. 1. Trattamento acustico della stanza. Lo so che ormai non ne puoi sentire più perché te l'ho raccontato miliardi di volte, però non lo stai facendo. E vorrei capire il perché e voglio darti altre informazioni, magari qualcuna ti era sfuggita. Trattare acusticamente la stanza si può fare a vari livelli, quindi non pretendo che tu, o meglio se lo fai buon per te, che tu spenda chissà quanti soldi per rifare completamente la stanza, ci mancherebbe, perché probabilmente vivi con altre persone, probabilmente è una stanza di passaggio, non è una stanza in più che hai nella casa, ci possono essere 1000 motivi. Quello che io ti propongo è un trattamento acustico economico, perché anche spendendo poco si può ottenere qualcosa. Certo, non voglio dire che se spendi poco ottieni risultati incredibili, assolutamente, però spendere poco è meglio che spendere niente, perché qualsiasi strumento, te l'ho detto 1000 volte e te lo ripeto ancora, qualsiasi strumento, microfono, comprerai di qualsiasi tipo, se la tua stanza non è trattata acusticamente, suonerà uno schifo. Puoi spendere anche 4.000 euro per il microfono, torni in stanza e il tuo microfono fa schifo, produce un audio pessimo. Perché? Perché è normale, più è costoso il microfono, più registra, riprende qualsiasi tipo di suono, anche quelli, come dico sempre, provenienti oltre il muro, oltre la finestra, oltre la porta, eccetera, eccetera. Quindi in teoria in una stanza non trattata acusticamente un microfono super economico in teoria potrebbe suonare meglio, solo da quel punto di vista, perché non essendo così sensibile come un microfono da 1000, 2000, 3000, 4000, riprende meno rumori, però ha un suono osceno. Quindi la soluzione qual è? La soluzione potrebbe essere, te l'ho detto 1000 volte, materiale tipo questo, lo trovi su qualsiasi negozio online, lo trovi su Amazon, lo trovi da Brico, lo trovi da qualsiasi altra catena tipo Brico. È un materiale che dipende molto dalla densità, cioè più è denso più assorbe. Ora, questa è una piccola strisciolina che ho ritagliato perché non avevo altre da farti vedere. È una piccola strisciolina, non è molto piramidale questo, ma è molto denso, quindi anche la forma ormai non è più un problema, non è che deve essere per forza piramidale, può anche essere così, può essere completamente liscio, non è un problema. Questi pannelli messi al muro anche con, te ne ho parlato, con quella specie di scotch trasparente che ti ho fatto vedere che poi si toglie anche facilmente, quello lì può essere un'ottima soluzione per non fare buchi nel muro, non usare chiodi, trapani e quant'altro, oppure colle che portano via tutto l'intonaco. Con questo adesivo riesci tranquillamente, dopo magari farò un video dove ti spiego come attaccarlo e soprattutto come staccarlo, ma non fai danni al muro. Questo può essere un'alternativa, certo non devi tappezzare tutta la stanza, ma almeno dietro di te o avanti rispetto a te, dietro di te, almeno è fondamentale mettere un tappeto a terra, ne ho parlato 1000 volte. Queste cose ti assicuro che migliorano drasticamente la qualità del tuo microfono. Anche se hai un microfono da 2 lire,
Con questi piccoli accorgimenti otterrai grandissimi risultati. Un'altra cosa che ti ho fatto vedere in altri video è questa. Questa qui è una sorta di moquette acustica. Serve a metterla sulla scrivania, per esempio, per evitare che ci siano rifrazioni sonore anche sulla scrivania. Tu mi dirai come mai? Te lo spiego subito. La nostra voce va in ogni direzione, non va solo avanti. Va sopra, sotto, davanti, di lato, in ogni direzione, e in base alle superfici che incontra rimbalza e ritorna indietro. La superficie, la tua scrivania, è una superficie rigida, è una superficie che fa rimbalzare l'audio, la voce, e siccome ce l'hai vicina sicuramente, è molto più facile che la voce arrivi qui, rimbalzi, e rimbalzando come una pallina impazzita rientri anche nel microfono. Quando metti questa moquette acustica, io poi ti lascio i link in descrizione di tutto, quando metti questa moquette acustica sulla scrivania, magari le puoi piegare anche due se compri un foglio abbastanza grande, ma costa veramente 2 lire questa, costerà una decina d'euro, 10-12 euro. Ti assicuro che il suono si sente, ok? Poi ci sono le famose coperte da trasloco che adesso non ho qui con me da farti vedere, però anche quelle te l'ho messe, te ne ho parlato, ti rimetto il link anche qua sotto, puoi comprare il kit da 2, da 5, costano veramente 2 lire, e se con uno stand per abiti, quelli che costano 10-15 euro, li trovi in qualsiasi supermercato, gli metti quella coperta dietro di te o di lato, ottieni un risultato pazzesco, e soprattutto lo smonti e lo metti sotto il letto, dietro la porta, nel mobile, dove vuoi. Quindi ti sto suggerendo delle cose che non impattano sulla casa, sulla stanza. Potresti prendere anche questo tipo di materiale qui. Questo materiale qui di solito è quel materiale che si chiude dentro un rettangolo di legno e poi si riveste la superficie esterna, l'avrai visto sicuramente. Anche questo materiale, perché sennò diventa difficile da appendere al muro. Perciò si fa quella sorta di struttura di legno, poi si mettono dei chiodini, si riveste fuori soltanto per una questione estetica e si appende al muro. Questo funziona alla grandissima, veramente alla grandissima. Guarda quanto è spesso, saranno 2 dita, io ho la mano abbastanza grande. Anche questo funziona alla grandissima. Oppure ti ho fatto vedere, qui ho soltanto un pezzo, anche questo che è il desktop absorber della T-Acoustic, che è fantastico perché è un po' pieno di polvere, perché questo è un pezzo che non utilizzo, ce n'ho 2 kit. Questo qui guarda quanto è spesso, e questo qui va appoggiato proprio sulla scrivania. Questo è un pezzo piccolo, ok? Come vedi si adatta, si unisce agli altri pezzi e crei proprio una sorta di cabina sulla tua scrivania. Immagina che questo è il pezzo laterale, ce n'è un altro, e poi c'è un pezzo frontale, e poi c'è una sorta di pezzo che si mette sopra. Ecco, in questo caso, usiamolo, in questo caso riesci a costruirti una sorta di grotta sulla tua scrivania e il suono migliora in una maniera pazzesca. Quindi se metti questa moquette fonoacustica e quello lì sopra, hai risolto. Certo, costa un po' in più, un centinaio d'euro, però risolvi tutti i problemi. Anche se non puoi fare buchi nel muro, non puoi trapanare, non puoi incollare, non è un problema. Non prenderla come una scusa, dici vabbè, ma io vivo con gli altri, oppure quella è una stanza, non è la stanza mia, ma è un soggiorno, un salotto, non posso fare. Ok, non è una scusa. Con queste soluzioni lo puoi fare tranquillamente. Quando hai finito, pieghi tutto, metti da parte e hai risolto. Quindi se non lo fai, è solo una scusa. Secondo punto di cui voglio parlarti, quindi il punto centrale è non comprare nuova strumentazione, ma 1. Tratta cosicamente la stanza, 2. Impara a usare la strumentazione che hai. Sempre più spesso, adesso prendo un microfono a caso che ho qui, questo è l'Elgato Wave DX, microfono che mi piace tantissimo, questo qui invece è lo Shure MV7X, la versione solo XLR, anche questo è solo XLR. Che cosa accade? Che spesso vedo persone che usano male il microfono, o ancora mi fanno domande su YouTube la cui risposta da parte mia è: leggi il manuale, perché è scritto tutto lì. Posso fare questa cosa? Sì, leggi il manuale, c'è scritto. Poi io sono una persona carina, quindi vado a prendermi il manuale, glielo linko per comodità, oppure mi vado a prendere proprio dentro il manuale il pezzo che parla della risposta alla sua domanda, la copio, lo incollo e la metto lì. E le persone sono pigre, probabilmente anche tu che mi stai guardando sei pigro e quindi non vuoi leggere il manuale, oppure pensi che vabbè, ma perché devo leggere il manuale di un microfono? Che ci vuole a usare un microfono? Non è così.
Non è così. Stesso microfono, 2 persone diverse otterranno dei suoni diversi, e non solo perché la voce è diversa, ma perché 1 la stanza è diversa, 2 la tecnica microfonica è diversa. Ora, questo microfono qui, come lo utilizzeresti? Dove parleresti? Parleresti qui? Perché c'è il logo, quindi di solito dove c'è il logo si parla, quindi parleresti qui? Oppure parleresti qui? Dove? Se leggi il manuale di istruzioni che esce di solito, un fogliettino cartaceo che esce dalla confezione, lo scoprirai. Se parli nel lato sbagliato del microfono, la tua voce sarà orrenda. Ora, preferisci correre il rischio di parlare nel lato sbagliato del microfono oppure perdere 5 secondi della tua esistenza e leggere le istruzioni? Non è da sfigati leggere le istruzioni. Io leggo sempre le istruzioni perché non è che so tutto. Eppure un po' di dimestichezza con questi strumenti ce l'ho, però leggo le istruzioni e scopro a volte funzionalità oppure cose che non immaginavo. Ok? Poi, ne abbiamo parlato 1000 volte, la posizione del microfono. Il microfono non deve essere davanti a te, così, attaccato. C'è gente che quasi lo mette in bocca il microfono. Il microfono deve essere staccato, deve essere... Ora, non esiste una distanza standard che tutti devono usare perché dipende anche molto dalla stanza, perché ovviamente più lo tieni lontano, più la stanza è meno trattata, ripeto, più la stanza è problematica da un punto di vista di eco riverbero, più tieni il microfono lontano, più ovviamente entrerà eco riverbero. Quindi tu mi dirai, beh, se ho la stanza non trattata lo tengo vicino. Sì, ma se lo tieni vicino il microfono soffre di effetto di prossimità, quindi la tua voce diventa più cavernosa e soprattutto più lo tieni vicino, più si sentono le P e le B che esplodono dentro la registrazione dando fastidio a chi ascolta. Quindi non c'è un giusto e uno sbagliato, dipende dalla tua situazione concreta. E sai come fare in modo gratuito e veloce per capire? Sperimentare. Quindi parli col microfono attaccato alla bocca, poi lo stacchi un pochino e dici ok, l'ho messo a 4 dita, ok. Poi che fai? Lo tieni di lato, lo inclini, lo tieni dal basso, lo tieni dall'alto, insomma fai 1000 test fino a quando non capisci qual è la soluzione migliore per te. Spesso nei foglietti illustrativi, nelle istruzioni c'è scritto come va posizionato il microfono, perché ogni microfono ha una sua sensibilità, ha una sua capsula, ha delle caratteristiche che lo rendono adatto a utilizzarlo in un certo modo o in un altro modo. Poi se sei un professionista dell'audio, ma non lo sei perché sennò non guarderesti questo video, lì puoi essere creativo nell'utilizzo del microfono perché sai che cosa stai facendo. Ma se non sei un professionista dell'audio, leggi le istruzioni. Ti conviene, cioè è gratis ed è nel tuo interesse. Un po' come quelli che utilizzano il famosissimo Blue Yeti nel lato sbagliato. E vedo anche gente che dice di aiutare altri a far podcast, gente che si propone come bla 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 e parlano nel lato sbagliato del microfono. Ok? È solo un esempio perché quello è un microfono iconico e spesso lo usano malissimo, però anche altri microfoni, tipo questo, io non te lo dico qual è il lato giusto, ma parleresti qui o parleresti qui? Dove parleresti in questo microfono? Mentre in questo qua è più facile perché quello non c'è differenza. Questo invece, ovviamente questo è solo un esempio, ma ce ne sono tantissimi di microfoni dove si può parlare sia dal lato che dalla parte superiore. Ma dov'è la capsula? Perché non è tutta capsula a 360 gradi. Quindi, anziché comprare strumentazione nuova pensando che la strumentazione nuova faccia in automatico suonare meglio la tua produzione audio video che sia, perché questa è una sciocchezza, 1. Tratta acusticamente la stanza quasi gratuitamente a un costo bassissimo e con soluzioni che puoi anche piegare e riporre sotto il letto, nell'armadio, dove ti pare, nello stanzino, dove ti pare. E 2. Impara a usare la strumentazione che hai perché probabilmente la strumentazione che hai è già quella giusta per te. Bene, credo di averti raccontato veramente un sacco di cose. Ovviamente, come al solito, lo sai che se hai domande, dubbi, curiosità, commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Però mi raccomando, nel tuo esclusivo interesse, perché a me non mi cambia niente se tu utilizzi questi materiali, impari a leggere le istruzioni, non mi cambia assolutamente niente, non ci guadagno soldi se tu usi meglio la tua strumentazione o compri dell'attrezzatura per trattare acusticamente la stanza. Però nel tuo unico interesse, segui i consigli di questo video, del mio canale in generale, e vedrai che i tuoi contenuti suoneranno meglio. Grazie e alla prossima settimana.